E forse il mare è il più grande artista della terra. Scolpisce le coste e i litorali, plasma le culture umane che lambisce, dipinge il paesaggio coi suoi colori. Guardarlo all'opera è terapia. I suoi ritmi sono musiche che accompagnano la civiltà umana, suggerendo all'orecchio dei poeti immagini e parole. Il mare è fonte di ispirazione per me come per, penso, tutti. Ci fa capire che la terra gira, cioè è una cosa più o meno molto banale ma anche molto, secondo me, importante. Renato Leotta è un artista che ha messo al centro del suo lavoro l'osservazione del paesaggio e l'ascolto dei fenomeni naturali, per dare vita a una poetica sostenibile, fatta di opere in dialogo con l'ambiente che abitiamo. Questo praticamente è un tessuto dei colletti delle camicie. Lo immergo in mare, lo metto in mare per un certo periodo e poi lo metto al sole ad asciugare. E rimane questa traccia che descrive la parte immersa dalla parte che non ha mai toccato l'acqua, quindi un discrimine che disegna una specie di orizzonte di sale. Le opere della serie Multiverso sono delicate istantanee del movimento delle maree, catturate su tela attraverso cristalli di sale. Fra di esse c'è Mare, con la quale Renato Leotta, nel 2020, ha vinto la prima edizione del premio FPT for Sustainable Art, assegnato a Torino durante Artissima, la più importante fiera dell'arte contemporanea in Italia. L'opera Mare di Renato Leotta è un'opera in realtà minimale ma molto poetica. È una tela, quindi rientra nella tradizione pittorica in qualche senso, una tela monocroma, ma in realtà è il frutto di una performance, di un'azione dell'artista che la trasforma in maniera irreversibile. Credo che nel suo lavoro la natura sia il tramite per raccontare una sorta di fenomenologia delle emozioni, della poesia, cioè la natura è sempre il tramite per mettere in piedi dei processi. Questo è un po' lo spirito dietro ai lavori di Leotta, cioè rendere visibili dei fenomeni che di solito l'occhio non coglie. Una giuria internazionale composta da Luca Lopinto, direttore del Museo Macro di Roma, Marianne Dobner del MUMOC di Vienna e Andrea Lissoni della Haus der Kunst di Monaco ha scelto all'unanimità Mare come opera esemplare di un percorso d'arte sostenibile. L'opera Mare di Renato Leotta è esattamente l'opera che ci interessa e che credo possa interessare un pubblico più ampio, al di là dell'arte contemporanea. Che cos'è? È un paesaggio? È un dipinto astratto? È una scultura? Tutte queste domande portano a considerare Mare non solo un lavoro adatto o pertinente per un premio per Sustainable Art, ma anche un lavoro che incorpora nel suo stesso processo la motivazione di seguire un'idea di sustainable. Quando il processo diventa opera, in generale un'opera è un lavoro importante. L'idea di un premio per la sostenibilità nell'arte è stata concepita da FPT Industrial, azienda leader nel settore dei motori industriali, che equipaggiano imbarcazioni, trattori, camion e macchine movimento terra. L'attenzione dell'azienda verso le tematiche della tutela ambientale e della transizione energetica ha trovato nell'arte un mezzo per veicolare i propri messaggi. Un impegno che nel 2019 a San Benedetto del Tronto porta al recupero di 3 tonnellate di plastica dai fondali dell'Adriatico. Lo stesso quantitativo di rifiuti è stato poi usato dall'artista Christian Holstad per l'opera intitolata Consider Yourself as a Guest, cornucopia. La grande scultura di plastica ammonisce l'uomo a considerare se stesso come un ospite su questo pianeta. Presentata a Venezia in concomitanza con la Biennale del 2019, dove FPT Industrial era main sponsor del padiglione Italia. L'opera, nello stesso anno, è giunta anche ad Artissima, all'Oval di Torino.
L'arte per noi è un territorio molto interessante perché ci permette di raccontare storie di sostenibilità reali interne alla nostra azienda. Questa volta con il premio FPT for Sustainable Art riusciamo ad entrare in un ambito poco battuto, quello dei processi di produzione, ovvero la nostra azienda è sì committata ad un prodotto sostenibile, green come si dice, ma è anche molto consapevole dei processi di produzione e questa caratteristica in qualche modo l'abbiamo vista nell'opera di Renato Leotta, perché il trattamento che lui fa dei suoi materiali è esattamente in questa direzione. Mi piace molto sottolineare anche la compatibilità tra il contenuto, l'osservazione e anche i materiali. Cioè che trovo molto importante poter lavorare con delle cose che non hanno un'ambiguità legata alla sostenibilità. Cioè spesso si pensa che un processo, un ragionamento, un'opera è sostenibile perché lo è solo nei contenuti, però attorno ai contenuti, dietro ai contenuti ci sono anche i materiali che lo compongono. Abbiamo incontrato l'artista nella sua città, a Cireale, in provincia di Catania. Proprio in quei giorni l'Etna era in attività e copriva con le sue ceneri le strade e il paesaggio. Questo è un fenomeno abbastanza tipico qua di questa pioggia della cenere vulcanica durante le sbuffate della montagna. È una sorta di vettore, una scia di fumo. Trovo interessante immaginare questo come materia appena creata, quindi un pigmento appena creato dalla natura stessa. La topografia artistica di Renato Leotta comincia in un giardino di limoni, quello dello zio Venerando. E il tempo è quello della raccolta. I limoni hanno raggiunto il giusto calibro per poter essere colti. Così il momento del lavoro diventa ritmo di suoni e colori. Dall'osservazione dei limoni sono nate alcune opere dell'artista come Luce, una meditazione visiva girata in 16 mm, dove gli agrumi diventano pure presenze cromatiche, astri nella vegetazione. Volevo farvi vedere qua la pianta, cioè in modo tale che magari la pianta stessa la racconti in qualche modo a voi. Cioè, mi piaceva proprio molto farvi vedere come la luce riesce a comporre proprio la temporalità di questo vivente, di questa pianta. E nulla, no, volevo farvi vedere proprio l'albero, se riuscite a riprenderlo che fa le sue cose. Cioè io già sono di troppo. Renato Leotta in realtà è un artista che si concentra su un tema, in qualche modo il rapporto con la natura, e poi lo racconta attraverso diversi mezzi espressivi. Ma c'è sempre, secondo me, in tutti i lavori questa idea di fare un passo indietro. Non c'è l'ego dell'artista che fa di sé il centro, ma l'artista che si fa tramite di raccontare qualcosa, quasi volendo scomparire in questo suo lavoro. E in questo senso penso a un lavoro come La notte di San Lorenzo, in cui l'idea del cadere delle stelle, del cadere dei limoni che ovviamente cadono dall'albero perché sono maturi, l'artista ha messo delle mattonelle di terracotta viva, non cotta, in cui questa caduta segnava un solco, rendendo in qualche modo pittorico e poetico il passare del tempo. Da una parte c'è il caso, spesso nei suoi lavori questa natura casuale, anche in un lavoro come Mare, l'artista può controllare solo in parte il processo, e quindi questa idea di lavorare con la natura e lasciare che la natura diventi in parte protagonista della creazione artistica. L'osservazione era più un ritmo, c'era questa caduta dei limoni o di un frutto che ricorda anche un po' la nascita di un'idea e fa un suono. Tanti suoni compongono questa immagine e quindi questi frutti per gravità hanno raccontato, diciamo, questa porzione di tempo. Le sue sono opere che nascono dalla contemplazione del lento e inesorabile lavoro della natura. È il caso dei calchi di spiaggia, segmenti di realtà sottratti alla continua ed effimera riscrittura che gli elementi naturali imprimono sui litorali. Queste sculture sono dei calchi di spiagge.
quindi sono proprio delle porzioni di spiagge prelevate mediante un calco in gesso, quindi sono proprio il negativo del disegno che il mare o in alcuni casi il vento ha realizzato sulla spiaggia. Sono una sorta di collezione infinita, impossibile, legata alle forme o ai movimenti, alle maree, ai segni, ma anche alle cromie delle sabbie, quindi sono una specie di gipsoteca del mare in divenire costante. La collezione di calchi è alla base di un progetto espositivo in via di definizione che sarà ospitato negli spazi barocchi del settecentesco Palazzo Biscari a Catania. La fama, l'identità di questo palazzo è strettamente legata a uno dei suoi committenti più illustri, Ignazio Paterno Castello, il quinto principe di Biscari. Era un personaggio poliedrico, una figura di spicco della cultura illuminista siciliana, un appassionato archeologo, un ornitologo, aveva insomma diverse passioni. È lui che ha immaginato la maggior parte degli interni di questo palazzo, commissionando appunto artigiani locali per decorarlo secondo il suo gusto. E Ignazio e il suo museo sono un punto di partenza per la mostra che andremo a realizzare con Renato Leotta. Il principe Ignazio Paterno Castello aveva raccolto nel palazzo un personale museo, aperto al pubblico, dove esponeva reperti archeologici e curiosità naturali, che oggi sono conservati ai musei civici di Catania. Il gusto tassonomico con cui la natura veniva razionalizzata nella visione tipica dell'illuminismo crea un termine di confronto con la gipsoteca di Leotta, che qui sarà esposta insieme ad alcuni pezzi della collezione originale del principe. Questo gruppo di gessi sono tutte più o meno con una struttura, hanno tutte più o meno un formato, ma in realtà sono composte da forme o da colori o da residui di conchiglie che comunque sono tendenti più all'infinito che alla regola. Abbiamo immaginato il tema dell'infinito al barocco e quindi sarà una componente di questo progetto espositivo. Il suo studio, la sua bottega d'artista sono il paesaggio. Dalla frequentazione degli arenili, dal lavoro en plein air, trae le intuizioni per i suoi progetti, che scaturiscono a volte da elementi semplici, osservati però con attenzione e cura. Un esempio è quello dell'incontro con le posidonie, piante marine tanto comuni quanto preziose per la fotosintesi, spesso scambiate con alghe. Una caratteristica interessante è che più o meno ha il formato della pellicola fotografica, del 16. È facile trovare proprio cumuli, ammassi di queste alghe che sembrano quasi delle montagne di bobine abbandonate che registrano chissà quali informazioni. Qualche estate fa ne ho raccolte un paio insieme a degli amici e abbiamo semplicemente fatto questa operazione di metterle contro luce. Ci siamo accorti della presenza di questo codice, di questa quasi partitura. Abbiamo pensato poi insieme di provare a trascrivere, diciamo, la traccia e metterla in musica. Questo è l'esito dell'esperimento condotto insieme al musicista Davide Toscano. Attraverso il banco ottico della camera oscura, le posidonie sono diventate pentagrammi. E il processo fotografico per Leotta è un mezzo privilegiato nella registrazione dei fenomeni naturali. Spesso sono impressioni realizzate senza l'uso di macchina fotografica, ottenute esponendo la carta fotosensibile a fonti di luce diretta, anche sott'acqua. Queste immagini sono della carta fotosensibile ai sali d'argento e qui in questa zona qui, diciamo che per una settimana sono riuscito a intercettare dei banchi di plankton, quindi ho cercato di lavorare insieme alla bioluminescenza di questi microorganismi. Nei suoi lunagrammi è la luna a generare le immagini. Sulle carte immerse in mare restano impresse le trame di luce modulate dalle increspature della superficie. Per Leotta, in questi lavori subacquei, è il mare stesso a diventare un dispositivo fotografico, dove lo spessore liquido funziona come la lente di un obiettivo.
Sono delle impressioni appunto fatte alla luce della luna e quindi ho pensato anche per inquadrarlo in un tema più così poetico, ho pensato di chiamarli lunagramma. Non penso sia una specialità dell'artista o dell'arte o mia in particolare, penso che sia un carattere dell'uomo quello di poter osservare e tradurre in immagini. Io cerco di tenere il tutto il più possibile asciutto, cioè mi pongo come se fossi un filtro tra la natura e l'altro strumento insieme a me che registra, diciamo, questa cosa. Uno dei suoi primi esperimenti fotografici, Leotta lo realizzò nella Baia di Augusta, dove convivono, stridendo, le rovine archeologiche dell'antica città greca di Megara, insieme agli stabilimenti delle industrie petrolchimiche. Diciamo che il fiume è l'elemento un po' germinale di questo contesto, lo è per tutte le colonie greche e lo è in seconda battuta per il motivo, insomma, industriale. Quindi diciamo l'insediamento in quest'area è incentivato anche dall'alta presenza di acqua dolce, oltre che dell'affaccio sullo Ionio. Mi viene da pensare che forse sulla questione poi connessa a quello che è la sostenibilità, è curioso immaginare questo luogo che perde un po' le caratteristiche che sono quelle poi vincenti del rapporto con la natura. Queste zone qua erano tutti piccoli paesi di pescatori, subito dopo la fine della guerra sono stati capitalizzati dall'ennesimo insediamento, diciamo, coloniale, che in questo caso è aggressivo, è impattante, quindi si perde tutto quello che è il carattere appunto di armonia, di relazione con il paesaggio. Queste sono le zone delle colonie più antiche della Magna Grecia, ma allo stesso tempo sono tra i luoghi più inquinati d'Italia, insieme a Taranto. Stessa cosa poi accade anche a Gela, a Termini Imerese, tutti i luoghi in cui si situarono le prime colonie greche. Trovo anche corretto parlarne anche per uscire un po' da quello stereotipo, da quell'immaginario della natura venduta attraverso un senso più di folklore o di un immaginario anche molto, molto facile, molto vendibile, ecco. La curiosità dell'artista ci porta a scoprire anche una gemma ritrovata, uno straordinario erbario dipinto, voluto nel 1811 dal farmacista di Acireale, Giuseppe Riggio, l'Acis Hortus Regius. Giuseppe Riggio aveva ad Acireale una grande farmacia e lì realizzava appunto i medicamenti con delle piante e queste piante venivano coltivate nel suo orto botanico. Proprio nell'Hortus Regius lui fece riprodurre a un pittore, Emanuele Grasso, queste 749 tavole acquarellate e le rilegò in 4 volumi in folio. Quest'opera era stata data per dispersa, ma fortunatamente nel 2008 è ritornata nella nostra biblioteca zelantea e nella città dove era stata concepita e realizzata. È molto interessante perché racconta anche la capacità appunto di organizzare un giardino, ma anche di osservare, perché posso immaginare quanto lavoro di osservazione c'è dietro a una collezione di illustrazioni di acquarelli come questa. Avrà impiegato tantissimo tempo e questo secondo me è un tema anche sul tempo dedicato al paesaggio, sul tempo dedicato all'osservazione e quindi trovo molto interessante anche questo aspetto, soprattutto in un momento storico in cui viene sostituita l'osservazione del reale a un'osservazione fittizia, virtuale. Guarda che bella questa qui, sembra quasi che abbia giocato sui momenti sulle stagioni, c'è questa parte della punta della foglia che è verde e poi pian piano va verso l'autunno e l'inverno. C'è un escamotage per poter gestire anche temporalmente un'illustrazione in un anno dentro una foglia, veramente incredibile, molto bello. Sul frontespizio dell'erbario, donato alla biblioteca dall'editore Franco Maria Ricci, il paesaggio ideale composto dal pittore insieme al giardino botanico e all'Etna descrive anche i faraglioni di Aci Trezza. Proprio qui si conclude l'esplorazione della geografia artistica di Renato Leotta per scoprire il suo progetto più recente, ancora in corso d'opera.
Il mito omerico racconta che fu il ciclope Polifemo a creare queste isole, scagliando enormi massi dalla sua dimora nell'Etna contro Ulisse in fuga dal gigante che aveva appena accecato. Per raggiungere il piccolo arcipelago dei Ciclopi si parte dal porticciolo del paese, lo stesso che fu di Padron Toni e Bastianazzo, i protagonisti del romanzo di Giovanni Verga I Malavoglia. I Faraglioni e l'isola Lachea dal 1998 sono tutelati come riserva naturale integrale e gestiti dal CUTGANA, il centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agrosistemi dell'Università di Catania. Questa è la culla del vulcanismo etneo. In questa zona, circa 560.000 anni fa, iniziarono i primi fenomeni vulcanici sottomarini che portarono alla formazione intanto dell'arcipelago dei Ciclopi e poi 250.000 anni dopo del vulcano Etna. L'eruzione vulcanica sottomarina determinò una alterazione morfologica dei fondali. Il calore della lava fece sì che questi fondali marini vennero trasformati, in qualche modo metamorfosati, e si trasformarono in una roccia biancastra che viene definita marna. Sotto le marne abbiamo invece i prodotti dell'eruzione vulcanica, i basalti. Questo aspetto geologico è particolarmente visibile e quindi godibile all'osservazione naturalistica osservando il Faraglione Grande, dove troviamo una parte sommitale fatta dalle marne, ma una parte basale molto estesa dove troviamo dei basalti colonnari, che sono delle formazioni straordinarie in quanto sono legate al tipo di raffreddamento delle lave. Lave che si sono raffreddate nei tempi giusti e che quindi hanno una forma esattamente esagonale, formando delle colonne molto ben visibili. Di questo luogo mi interessa molto il fatto che sia appunto germinale della creazione di questo sistema di vulcani, cioè è molto più antico, come ci dicevano appunto dell'Etna, la prima testimonianza della presenza vulcanica. È composta anche da tutte queste argille e sembra come se fosse una grossa scultura di terracotta che emerge dal mare. E una delle ultime idee è quella di immaginare questo spazio, quello dell'isola Lachea, come un ideale spazio di osservazione. Sull'isola una presenza speciale ha richiamato l'attenzione della scienza e ora, con Renato Leotta, anche quella dell'arte. Una sottospecie endemica di rettile che è possibile osservare solo qui. È una lucertola, chiamata volgarmente ciclopica, di cui restano circa 100 esemplari, caratterizzati da piccoli pomelli rossi sulle spalle, che sviluppano durante la stagione primaverile. Al di là della questione proprio specifica dell'animale, il mio interesse è quello proprio di riuscire a descrivere un frammento di paesaggio, soprattutto in questo rapporto macro, in cui appunto il paesaggio non è più un territorio molto ampio, non è più l'isola Lachea in cui ci troviamo, ma è una porzione molto, molto ristretta in cui accadono molte cose, ma in una visione macro. Attraverso le riprese in pellicola cerco di raccogliere una collezione di appunti per immagini. Sono sempre delle immagini più o meno ferme, a camera fissa, che anche lì cerco di individuare in modo tale da gestire una temporalità all'interno dell'inquadratura. Quando Renato ci ha proposto questo lavoro, abbiamo ritenuto immediatamente molto interessante il suo progetto. Per noi è un mezzo ideale per trasmettere quello di cui noi ci occupiamo, cioè favorire la fruizione, una fruizione naturalistica, ma anche una fruizione che sia rispettosa dell'ambiente e che abbia appunto una consapevolezza dell'importanza della protezione ambientale. Immergersi nel paesaggio, diventare consapevolmente parte di esso, per misurarne con rispetto i mutamenti e i ritmi, gli accadimenti e le emergenze, dall'interno. Farsi cosa? Farsi nessuno, come Ulisse fece per sfuggire dalla furia del ciclope Polifemo. Così l'arte mostra la bellezza della natura, ascoltandola, partecipandovi, senza alcun impatto. Questa la motivazione del premio per un'arte sostenibile con cui FPT Industrial, durante la Fiera di Artissima 2020, ha riconosciuto il lavoro di Renato Leotta.
Abbiamo scelto Renato Leotta per il premio FPT perché il suo lavoro, anche se sulle prime appare come una pratica minimalista, riesce a parlarci di natura e di ambiente senza diventare illustrativo. L'arte e gli artisti si trovano di fronte ad una sfida quasi impossibile: farci capire come il mondo stia cambiando e quali differenze e difficoltà dobbiamo affrontare nella nostra vita quotidiana. In fondo, io credo che l'arte sia qui per darci speranza. Credo che il tema della sostenibilità sia sempre più presente nell'arte contemporanea. Gli artisti sono in qualche modo delle spugne che assorbono i temi della società in cui vivono. Secondo me è bello come l'arte in qualche modo supera questa idea di una lezione critica sulla sostenibilità, portando tutti noi a vivere questo tema in prima persona e a voler in qualche modo farcene carico e risolverlo. Questo premio è un tassello di un percorso molto più esteso che riguarda il nostro impegno in ambito di sostenibilità. Ragionando all'interno dell'azienda su un territorio che meglio potesse esprimere questo impegno, abbiamo visto nell'arte un mondo molto interessante, perché comunque è un mondo positivo, un mondo dove ci sono anche platee attente, platee pronte a raccogliere nuovi contenuti.